E quindi, sei un turista o sei un viaggiatore? Io sono sempre Paolo e di professione sono un viaggiatore. In questo quarto e ultimo episodio voglio raccontarvi di come prepararvi al meglio per la partenza. Io ho una lista sul mio cellulare dal titolo Da non dimenticare. Iniziate anche voi a preparare questa lista nel momento stesso in cui iniziate l'organizzazione del vostro viaggio e scrivete tutto quello che sapete di dover portare via, che non volete appunto lasciare a casa. Fra le prime cose da inserire e non dimenticare c'è l'assicurazione. La potete fare comodamente anche online, ci sono diverse possibilità per stipulare assicurazione di viaggio. Cercate assicurazione medico bagaglio. Se viaggiate all'interno dell'Europa magari non è neanche così necessaria perché la sanità europea copre tutti i cittadini europei. Per quanto riguarda appunto bagagli o altre cose avete le varie coperture degli alberghi o delle compagnie aeree. Ma avere un'assicurazione in più non fa mai male, non si sa mai. Invece è fondamentale se andate in un altro continente, al di fuori dell'Europa. Soprattutto se andate negli Stati Uniti, assicuratevi di stipulare un'assicurazione con dei massimali molto alti. Il visto, controllate sempre se per entrare nel paese di destinazione è necessario un visto. Attenzione anche ai paesi di passaggio, se avete una sosta in un certo paese prima di arrivare alla vostra destinazione finale, può volerci un visto anche per il transito. Il visto si ottiene richiedendolo all'ambasciata o al consolato del paese di destinazione e ci può anche volere molto tempo, anche fino a un mese, quindi organizzatevi per tempo. Nella maggior parte dei paesi però si può entrare con un visto turistico che si ottiene direttamente all'aeroporto all'arrivo. Appuntatevi i documenti. Per viaggiare in Italia basta la carta d'identità o al massimo anche la patente. Per andare in Europa invece serve la carta d'identità ma valida per l'espatrio. Per sapere se la vostra carta d'identità è valida per l'espatrio controllate nell'ultima pagina, nel retro se avete quella cartacea. Se dovete invece andare fuori Europa vi servirà il passaporto. Per avere un passaporto nuovo serve anche più di un mese. Se dovete invece solo rinnovarlo perché scaduto o prossimo alla scadenza invece bastano pochi giorni. Attenzione perché in molti paesi è richiesto una validità uguale o superiore ai 6 mesi, ovvero dalla data di partenza del nostro viaggio alla data di scadenza del nostro passaporto devono esserci più di 6 mesi. Considerando quindi che se dovete fare un nuovo passaporto ci vuole un mese e un mese ci vuole anche per il visto, organizzatevi per tempo. Il passaporto è utile anche se dovete andare a Londra o in Inghilterra. Dopo la Brexit chiaramente ci sono maggiori controlli doganali e di sicurezza. Se avete il passaporto elettronico avrete una fila privilegiata e spesso molto più snella e veloce di chi entra con la sola carta d'identità. Carte di credito. Non abbiate paura delle carte di credito, sono vostre amiche. Non è così comune e facile farsele clonare o farsi rubare i soldi dalla carta di credito se fate un pochino di attenzione. Inoltre la carta di credito vi permetterà di girare con meno contante, potete prelevare all'estero che a volte è più conveniente che portarvi denaro da casa e cambiarlo sul posto e soprattutto sono fondamentali nel momento in cui dovete affittare un'auto o anche lasciare magari la cauzione in certi hotel. Il caricabatterie per i cellulari, portatene sempre uno in più e preferite quelli con il cavo USB estraibile, cioè che si separa dalla spina vera e propria. Questo perché in molti aeroporti, nei ristoranti, in alcuni bar ci sono le postazioni di carica cellulare ma hanno solo la porta USB. Ori, ninnoli, oggetti di valore affettivo, lasciateli a casa. Per quanto riguarda l'uso del cellulare, naturalmente avere internet anche in viaggio è fondamentale per postare le vostre foto su Instagram o anche per tenersi in contatto con i vostri familiari. In Europa potete utilizzare il vostro piano tariffario, ma quando uscite dall'Europa, andate in altri paesi, in altri continenti, dovete attivare un'offerta specifica con il vostro operatore. Però è anche possibile, una volta arrivati a destinazione, direttamente in aeroporto, acquistare una SIM con una compagnia telefonica locale. Questa SIM è fatta apposta per i turisti, ha un tot numero di giga inclusi, anche qualche telefonata inclusa,
e ha un prezzo decisamente molto più interessante rispetto alle offerte dei vostri operatori qua sul posto. E cosa dovete fare? Togliere la vostra SIM e inserire la SIM che avete acquistato lì. Se avete un telefono dual SIM, naturalmente potete inserirle entrambe. Ricordatevi di attivare il roaming se avete una dual SIM sulla SIM che avete appena acquistato e di togliere il traffico dati sulla SIM europea, italiana. Se avete inserito una sola SIM, basta che attivate il roaming e i dati e le vostre messaggerie WhatsApp, Telegram, Facebook funzionano anche se la vostra SIM non è inserita. Non potrete però ricevere telefonate ed è meglio così, perché ricevere una telefonata intercontinentale può essere molto caro. Per concludere questa miniserie sul turista e sul viaggiatore, riprendiamo un attimo le differenze fra le due tipologie di personalità, perché mi è stato fatto notare che me la sono presa un pochino troppo con i turisti. In realtà io amo i turisti, anzi credo che i viaggiatori spesso dovrebbero imparare da certi atteggiamenti dei turisti. Per esempio, il turista quando deve organizzare un viaggio si informa per tempo, studia, organizza un programma di visite serratissime, sa esattamente tutti i monumenti e tutte le cose che vuole visitare. Magari a volte non riesce a fare proprio tutto perché si perde con i tempi di percorrenza, ma tanto vale. Ci sono poi alcuni turisti che si uniscono a dei gruppi e questi gruppi spesso sono guidati da delle guide turistiche in carne ed ossa. Queste guide riescono a raccontarvi degli aneddoti, delle storie sui posti che vedete che difficilmente troverete su una guida cartacea o su Wikipedia. Il viaggiatore, al contrario, che un pochino neanche abbastanza di sassi e monumenti, gira a caso per la città. Spesso non ha nemmeno idea di quali siano i punti importanti o i monumenti principali. Lui vaga, ha individuato sì un paio di cose che gli interessano, ma per il resto si lascia trasportare dal caso. Per scegliere un ristorante, il turista, anche qui, ha studiato tutto per tempo. Ha guardato i commenti, ha guardato le stelline, ha zoomato sui piatti per essere sicuro di scegliere il ristorante giusto e per poter tornare a casa e dire la fatidica frase: sono stato in un posto, ho mangiato benissimo e ho speso pochissimo. Il viaggiatore invece, esattamente come fa con i monumenti, adora perdersi per le vie del centro, si lascia trasportare dalle luci, dai colori, dai profumi, dal flusso dei passanti. A volte gli va bene e a volte si ritrova a dover mangiare in un ristorante che sul menù ha le foto dei piatti. Mai entrare in un ristorante con le foto dei piatti. Possiamo accettare solamente in Giappone i ristoranti che in vetrina esibiscono delle sculture di resina, riproduzioni perfette dei piatti dei loro menù, sono delle vere opere d'arte. Lì in quel caso ci affidiamo anche a ristoranti che espongono in questo modo i loro piatti. Il viaggiatore in questo modo, girando senza meta, si lascia un po' trasportare dal fato, dal destino o da qualsiasi entità superiore in cui voi crediate. E questo lo porterà sicuramente a vivere esperienze inaspettate o incontrare persone che non avrebbe incontrato in altro modo, oppure scoprire quel ristorantino che non è presente in nessuna guida e non ha neanche un sito internet, dove però si mangia veramente locale. Mi raccomando, non andate all'estero a cercare di mangiare italiano o i tortellini come li faceva la vostra nonna, perché non ci sono. Questa miniserie sul turista e sul viaggiatore si conclude qui. Ci sarebbe ancora tanto da dire, tanti suggerimenti da passare, tanti consigli da elargire, ma ci sarà tempo per approfondire alcuni argomenti nelle prossime serie. Per ora vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. A presto!